Ciao a tutti! 2 giorni fa sono andata a fare una gita, quindi oggi vi racconto come è andata. Siamo partiti da Queenstown e siamo andati a Te Anau, sono circa 2 ore di viaggio e a Te Anau abbiamo dormito in un campeggio con il nostro van perché il giorno dopo siamo andati a fare una crociera a Doubtful Sound. Doubtful Sound è un fiordo dove è possibile fare queste crociere e vedere un po' il paesaggio naturale che è meraviglioso. E così come è meraviglioso semplicemente il viaggio da Queenstown a Te Anau, potete vederlo da questi video, da questi panorami bellissimi, quindi anche solo il viaggio ne vale la pena. Siamo andati con 2 colleghi, con 2 amici e siamo partiti martedì sera, quindi come vedete sta già diventando buio, e mercoledì abbiamo fatto la crociera. Questo era mercoledì mattina, c'era questo bellissimo arcobaleno che presagiva una giornata meravigliosa. Abbiamo appena finito di fare colazione, ci stiamo preparando, abbiamo preparato anche il pranzo al sacco, così abbiamo già da mangiare sulla nave e tra poco partiamo. Siamo andati tutti insieme da Te Anau fino al lago Manapuri, dove bisognava appunto ritrovarsi per prendere la barca, era il punto di incontro per iniziare il viaggio. Nonostante la pioggia, come vedete, c'erano un po' di persone, non eravamo gli unici. La gita da Doubtful Sound è una gita molto molto lunga, anche per questo è meno gettonata rispetto a Milford Sound. Milford Sound è il viaggio molto più famoso. La prima parte del viaggio è un viaggio in traghetto, sempre su una barca, che ti porta dall'altra parte del lago ed è di circa 45 minuti. Qua eravamo appena arrivati e poi siamo saliti su un autobus e c'è di nuovo un viaggio di un'oretta circa fino ad arrivare appunto a dove si prende la barca per fare la crociera nel fiordo. Quindi questo era il viaggio in autobus. Pioveva tantissimo, come vedete, pioveva già molto, ma in realtà dicono che è meglio fare questa esperienza con la pioggia perché si vedono molte più cascate ed è molto più suggestivo. Man mano che salivamo su con l'autobus iniziava ad apparire un po' di neve, infatti in questi giorni ha fatto freddissimo e ha nevicato dappertutto, quindi vedete era tutto bianco, tutto ricoperto di neve, molto suggestivo. E dopo il viaggio in autobus siamo arrivati finalmente sulla barca. Questo è il mio amico Mirko che vi saluta e eravamo pronti a iniziare il nostro viaggio in barca. Come vedete già questo è meraviglioso da guardare, ma come vedete è tutto molto naturale, non c'è molto intorno, sono solo queste montagne piene di cascate e anche per questo, come ho detto, è meglio vederlo quando piove perché c'è molta più acqua ed è molto più suggestivo. Anche se faceva freddissimo, devo ammetterlo, faceva molto freddo e ci siamo bagnati completamente durante la giornata, ma per fortuna sulla barca c'era anche un piccolo bar, quindi abbiamo potuto comprare qualcosa di caldo per scaldarci. Questa è una delle esperienze più conosciute tra i turisti in Nuova Zelanda, è una cosa che di solito fanno tutti, ma come ho detto prima di solito le persone vanno a Milford Sound, che è molto molto simile da quello che ho sentito, però è più piccola. Doubtful Sound è molto più esteso, molto più grande e meno visitata proprio perché ci vuole così tanto tempo ad arrivarci, perché come ho detto prima bisogna prendere una barca, un autobus, un'altra barca e poi fare tutto il viaggio al ritorno, quindi in tutto dura 7 ore, che è molto molto lungo. Questo è un momento che
in cui non mi stavo divertendo molto, perché come vedete la barca si stava muovendo tantissimo, le onde erano un po' più alte, ed è quando siamo arrivati alla fine del fiordo dove sfocia poi nell'oceano. Quindi sia io che tutte queste altre persone eravamo molto spaventati, invece le persone là fuori si stavano divertendo un mondo. Comunque, come vedete le cascate erano bellissime e ce n'erano tantissime. E un'altra cosa interessante di questa esperienza è che se sei fortunato puoi anche vedere alcuni animali, come per esempio pinguini, delfini, foche e anche balene. Noi in realtà non siamo stati molto fortunati, non abbiamo visto niente, abbiamo visto solo un pinguino per un secondo, quindi da questo punto di vista non siamo stati fortunati. Però non importa, è stata comunque una giornata meravigliosa, ci siamo divertiti tantissimo anche solo per la bella compagnia, ed è un'esperienza che sicuramente consiglierei e probabilmente rifarei anche. Magari la prossima volta andrò a Milford Sound, così potrò paragonare le due cose, le due esperienze. Questo viaggio in barca è durato circa 3 ore, quindi alla fine delle 3 ore abbiamo ripreso l'autobus, di nuovo un'ora per tornare indietro, per poi prendere di nuovo il traghetto che ci ha riportato a dove abbiamo iniziato la giornata e dove avevamo parcheggiato il van. Nel viaggio di ritorno stavano tutti dormendo, come vedete, perché eravamo tutti distrutti. E la sera siamo andati a mangiare in un ristorante, abbiamo mangiato benissimo e il giorno dopo, giovedì mattina, siamo tornati a casa perché io purtroppo dovevo lavorare quel giorno. Però è stato anche bello viaggiare, fare questo viaggio del ritorno durante il giorno con la luce, perché abbiamo potuto vedere questi paesaggi ancora meglio. Ci siamo fermati varie volte a fare delle foto, ovviamente, e poi piano piano siamo tornati a casa. Se capitate in Nuova Zelanda vi consiglio assolutamente di fare questa gita. Bene, questo è tutto, spero che vi sia piaciuto questo video e che vi siate divertiti insieme a me. Grazie per aver guardato il video e noi ci rivediamo la prossima volta. Ciao!